Arrivando dalla bassa valle, nei pressi di Verres e del suo magnifico maniero, non si può non notare lo sperone di roccia sulla gola scavata dalla Dora Baltea, sul quale fa bella mostra di sé un antico castello attualmente in rovina. È il castello di Saint-Germain, un castello medievale che si trova nella frazione omonima del comune di Montjovet, in Valle d'Aosta. Per raggiungere l'accesso, dal lato nord, bisognava e bisogna tuttora percorrere un sentiero che anticamente era facilmente difendibile dall'alto. Siamo nella frazione Saint-Germain, dalla quale è possibile immergersi in quello che un tempo era il borgo sottostante al castello, il luogo della fortificazione, in epoca romana definito Mons Iovis, è posizionato a 656 metri sul livello del mare, ed era una delle costruzioni più strategiche della regione. Il primo approccio con il minuscolo borgo è quello di un richiamo ad un paesaggio che infonde serenità e rilassatezza. La posizione strategica del promontorio di Montjovet è stata sfruttata fin dai tempi più remoti, ed infatti sul monte la cui sommità è oggi occupata dal castello, sono state trovate evidenti tracce di resti neolitici. In epoca successiva poi, sia i Celti Salassi che i Romani, usarono in questo sito i loro sistemi di segnaletica luminosa, che da fortificazione a fortificazione permettevano di trasmettere messaggi in brevissimo tempo. Il castello di Saint-Germain venne fatto costruire tra l'XI e il XII secolo dai nobili de Montjoveto, probabilmente per avere il controllo della strada sottostante, importantissima per il pedaggio che viandanti e viaggiatori dovevano tributare. I de Montjoveto erano una nobile famiglia di cui si è persa traccia durante i secoli, ma probabilmente legata alla famiglia Chenal, proprietari dell'omonimo castello posto su un promontorio vicino. Anche le costruzioni antiche poste poco sotto la chiesetta di Saint-Germain rimandano ad un'epoca in cui il borghetto doveva essere al centro delle attività necessarie per la vita nel castello. La chiesetta risale al 1400 anche se la forma attuale, ad esclusione dell'originale campanile, è del XVII secolo. Fermandosi nei pressi delle piccole casette in pietra viene spontaneo pensare a quante persone abbiano vissuto in questi luoghi, quante storie, quante vicende, queste piccole stradine hanno visto nascere e scomparire nel lungo ciclo della storia. Ed è un vero peccato non poter accedere all'interno della piccola chiesa, ma già il camminare nei suoi pressi produce piacevoli suggestioni. Proseguendo nella ripida salita, le mura della fortificazione si fanno sempre più vicine, e proprio durante l'avvicinamento ci si rende conto della protezione naturale di cui gode questo castello. La strettoia che portava in cima è l'unica via percorribile e nel caso di attacco si capisce come i difensori potessero agevolmente proteggersi. Dalla sommità dello sperone roccioso è anche possibile vedere l'altra fortezza posta proprio di fronte a Saint-Germain, il castello di Chenal, anche lui solitario e muto osservatore di un mondo che ormai è cambiato. Ma torniamo a Saint-Germain,
ricordando che non è attualmente visitabile in quanto le condizioni strutturali non lo permettono. Fu Carlo Emanuele II di Savoia ad ordinarne lo smantellamento, in quanto la fortificazione di Bard aveva nel frattempo iniziato ad accrescere la sua importanza, e Saint-Germain non poteva essere lasciato operativo per paura che cadesse in mano nemica. I Savoia ricevettero il castello dalla famiglia degli Challant che ne erano divenuti proprietari qualche secolo prima. La nostra breve visita al piccolo borgo e dal castello di Saint-Germain finisce qui, ma sperando di aver suscitato in voi la curiosità, vi invitiamo a visitare questi luoghi di persona. Se il video vi è piaciuto, vi invitiamo anche ad iscrivervi al canale Andalas, anche un mi piace ed un commento sarebbero graditi. Nel ringraziarvi vi diamo appuntamento al prossimo video.